Dal Vangelo secondo Matteo. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora 2 uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. 2 donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Inizia l'Avvento e quando noi parliamo di Avvento intendiamo quel tempo di preparazione alla festa del Natale. Per qualcuno l'Avvento è il tempo in cui si mettono le lucine, si prepara il pranzo della grande festa del Natale, molto intima. Sono cose belle, interessanti, ma vogliamo riflettere su qualcosa di più impegnativo, più profondo, più coinvolgente per la nostra vita. Cosa significa per noi l'Avvento? Anzitutto, quando parliamo di Avvento, questo termine indica la venuta. Quindi di per sé l'Avvento non è preparazione a Natale, ma l'Avvento ci parla della venuta del Signore. Viene nella nostra vita e verrà impiegato, e lo richiamerò, il termine parusia, la visita del Signore. Chiariremo meglio un pochettino più avanti per capire che cosa significa l'avvento di Cristo nel mondo e la sua venuta. Lui che vuole entrare nella nostra vita, vuole entrare nel nostro mondo. Qualcuno ha paura di questa venuta. Coloro che sono affezionati al regno antico, il regno vecchio, il regno della competizione, il regno in cui si cerca di prevalere perché si è più forti. Questo regno antico comincia a scricchiolare e chi lo difende non gradisce, non accetta, non vede volentieri Gesù che vuole entrare con la sua parola, con il suo messaggio, con la sua vita in questo mondo per dare inizio a un mondo completamente nuovo. E lo stesso accade a livello personale. Si ha un pochettino paura a lasciare entrare la proposta di Gesù nella nostra vita, perché abbiamo paura di perdere tutto, di perdere la gioia, di perdere la vita. Gesù invece viene per dare inizio a una vita completamente nuova. Collochiamo nel contesto le parole del Signore. Un giorno i discepoli invitano il maestro ad ammirare la magnifica costruzione del Tempio. Lo vedete alle mie spalle, una ricostruzione di questa meraviglia che era il Tempio costruito da Re Erode. Era stato iniziato nell'anno 20 e concluso pochi anni prima che Gesù nascesse, nel 10 a.C. È la parte più bella del Tempio, quella che vi viene mostrata. Era la porta di Nicanore, rivolta verso oriente, splendida, luminosa, quando il sole la rischiarava, ed è proprio forse di fronte a questa meraviglia che i discepoli dicono a Gesù: guarda, che splendido il Tempio, che è l'orgoglio del nostro popolo. Gesù, invece di condividere il loro giustificato orgoglio, li sorprende. Vedete tutte queste cose? Vi assicuro, non resterà qui pietra su pietra che non venga distrutta, diroccata. Sembra che Gesù stia riflettendo con se stesso e i discepoli non capiscono perché Gesù non
non partecipi della loro gioia nella contemplazione di questo Tempio. Gesù guarda lontano. Gesù si rende conto che c'è stata una venuta del Signore in questo popolo, è venuto in Gerusalemme. Gerusalemme non ha riconosciuto questa venuta del Signore, questa visita che Lui ha fatto per introdurre un mondo completamente nuovo. Questa Gerusalemme era legata ancora al mondo antico, affezionata al mondo antico, non ha accolto la venuta del Signore, ha decretato la propria rovina. E Gesù soffre vedendo che questo rifiuto porta alla distruzione della città che lui ama. I discepoli non hanno capito, allora gli rivolgono due domande: ma quando accadrà questo e quali saranno i segni premonitori di questa venuta, della distruzione di questa città? Gesù non lo sa quando Gerusalemme verrà distrutta e risponde introducendo un insegnamento che è attuale per gli uomini di ogni tempo. È necessario essere vigilanti per rendersi conto quando viene il Signore, quando Lui ci chiede di entrare nella nostra vita. State attenti. Quando Lui bussa alla nostra porta, alla porta del cuore di ognuno di noi, bussa alla porta delle nostre famiglie, della nostra società, del mondo, perché vuole introdurre una novità. Dicevo prima, a qualcuno fa paura questa visita, perché fa scricchiolare tutto un mondo antico, tutto uno stile di vita che non regge più di fronte alla proposta nuova che lui vuole fare. Per chiarire meglio, Gesù introduce adesso alcuni esempi che aiutano anche noi a prendere coscienza che c'è una visita che il Signore viene a fare e che non dobbiamo perdere questa opportunità di venirne coinvolti. Il primo esempio, come furono i tempi di Noè, così sarà la venuta, la parusia del figlio dell'uomo. Il termine parusia è un termine greco, ma molto significativo, viene dal verbo pareimi e significa rendersi presente in un modo attivo, in un modo efficace. La parusia si riferiva alla visita che i sovrani, gli imperatori o i loro funzionari facevano a una città. Quando c'era questa visita, c'era un miglioramento di tutta la città. Si facevano nuove strade, nuovi templi, nuovi palazzi, tutti si impegnavano per creare una città nuova. Poi c'erano i doni che venivano portati in questa visita dall'imperatore, i privilegi che venivano concessi. Iniziava un mondo nuovo per questa città. Questo termine parusia, visita, viene proprio ripreso dal Vangelo per parlarci della venuta, della visita del Signore. Bisogna saperlo accogliere se vogliamo che qualcosa cambi realmente, che inizi una realtà realmente nuova. Questa visita cosa ci porta? Ci porta una visione nuova del volto di Dio e una visione nuova dell'uomo riuscito. E questa visita è avvenuta quando Gesù è giunto in questo mondo, è con Lui che è iniziato un mondo realmente umano. Durante il processo, di fronte ad Anna e Caifa, a un certo punto Gesù dice: voi vedrete il regno del figlio dell'uomo. Quel regno del figlio dell'uomo di cui si parla nel libro di Daniele, al capitolo 7, c'è tutta una successione di regni di belve e a un certo punto però Dio consegna il regno del mondo a un figlio d'uomo. Figlio d'uomo significa all'uomo autentico.
profetico, quello che entra nel disegno di Dio. Quindi c'è un cambiamento della realtà del mondo, i regni delle belve vengono eliminati perché è iniziato un mondo nuovo, un mondo realmente umano. E Gesù dice al Sinedrio, ad Anna e Caifa, voi lo vedrete perché viene. E Gerusalemme rifiuterà questa visita, decreterà la propria rovina. Direi anche, teniamo presente, il verbo da impiegare è sempre viene il Signore, non ritorna. Noi lo sentiamo anche nella liturgia, ma mai nel Nuovo Testamento, parlando della visita, della venuta di Gesù nella nostra vita, mai si impiega il verbo greco hypostrefo, ritorno del Signore, come se Lui se ne fosse andato. No, è con noi, ma vuole entrare, vuol portare dentro di noi il mondo nuovo a cui Lui ha dato inizio. Per chiarire meglio, Gesù impiega, dicevo, delle immagini. La prima è quella del tempo di Noè. Come nei giorni che precedettero il diluvio, c'era un gruppo di persone che pensava mangiare, bere, prendere moglie, prendere marito, fino al giorno in cui Noè è entrato nell'arca. C'è un gruppo di persone, che è poi la maggioranza, non si rende conto, perché non è attenta, non è vigilante, non capisce, non prende coscienza che il mondo sta cambiando, che un mondo antico viene distrutto e se tu appartieni a questo mondo vieni rovinato. Oppure tu accetti di entrare nel mondo nuovo, ma per capire che il mondo nuovo sta per avere inizio, devi essere vigilante. E la maggioranza al tempo di Noè, dice Gesù, non è stata vigilante. Pensavano solo a mangiare, bere, sposarsi ed erano convinti che questa loro vita materiale, biologica, bastasse per la loro realizzazione piena. Non è che queste cose non siano importanti, il guaio è pensare solo a questo, cioè che le persone si accontentino di mangiare, bere, avere una buona salute, non ci siano problemi, una lunga vita, una buona situazione economica e basta. Ma questo è sufficiente per dire che la vita umana è realizzata. C'era un gruppo al tempo di Noè che pensava solo a questo. Non si sono resi conto, perché non erano attenti, che c'era un mondo nuovo che stava per avere inizio. C'era un secondo gruppo, dice Gesù, un gruppo che era vigilante, attento ai segni dei tempi, e si sono resi conto che il mondo antico era giunto alla conclusione. Qualcosa di nuovo stava sorgendo e si sono salvati, hanno dato inizio a un'umanità nuova. Bene, il diluvio che cosa rappresenta? Nella letteratura rabbinica viene impiegata questa immagine per presentare il giudizio di Dio. La vita di ogni uomo viene valutata da coloro che vivono insieme con lui e può essere anche applaudita. Ma cosa ne pensa Dio della tua vita? Secondo il disegno di Dio, la tua vita è riuscita oppure no? Veniva impiegata questa immagine del diluvio, dello scroscio d'acqua che cade sulla vita di ognuno e se c'è una costruzione fragile, questa viene buttata giù. Se invece la costruzione è resistente, vuol dire che era stata fatta bene. Paolo adopera un'altra immagine, che è quella del fuoco, ma con lo stesso significato, la vita di ognuno verrà provata dal fuoco. E se uno ha costruito un castello di cartapesta, quando arriva il fuoco, che è il parere di Dio sulla tua vita, il castello di cartapesta viene bruciato. Se invece la tua costruzione è fatta con metalli preziosi, con oro, con perle preziose, e il fuoco le fa addirittura brillare queste, cioè il giudizio di Dio
indica che è stata una vita costruita bene, riuscita. Il gruppo di persone non attente al tempo di Noè, dice Gesù, non si accorsero di nulla. Il termine greco è egnosan, cioè non conobbero, non presero coscienza della realtà del mondo nuovo e della vita nuova, finché non giunse il diluvio. E continua dicendo, così sarà anche alla venuta, alla parusia del Figlio dell'uomo, cioè alla venuta dell'uomo autentico, quell'uomo che è stato inviato da Dio per mostrarci l'uomo che assomiglia al Padre del cielo, l'uomo che riproduce davvero il volto di Dio, è un'autentica immagine di Dio. Noi lo vediamo perfettamente nel volto di Gesù di Nazaret. Oltre al mangiare, al bere, allo sposarsi, che sono delle cose stupende, ma che possono anche venire idolatrate, cioè essere considerate come l'assoluto. Basta questo per essere realmente uomini. No, questo è il biologico, bisogna guardare oltre. Gesù introduce un'altra immagine per dire c'è un altro pericolo che ci può distrarre dalla parusia del Signore, dalla venuta del Signore nella nostra vita, ed è la professione. La professione è molto importante, l'uomo si sente realizzato perché quando lavora. Quando noi andiamo in vacanza, dopo 15 giorni, dopo un mese sentiamo il bisogno di riprendere l'attività, perché abbiamo nel nostro DNA l'impronta del creatore e quindi sentiamo questo bisogno di lasciare qualcosa, un segno della nostra presenza, del nostro impegno, della nostra attività nel creato. Questa pulsione quindi ci spinge a lavorare, a continuare l'opera di Dio, ma c'è un pericolo che questa attività, questa professione ci sia tutto nella nostra vita, che ci sentiamo realizzati quando la professione è stata un successo. E Gesù cita proprio questo esempio per metterci in guardia. La professione è importante, ma può essere portata avanti nel modo corretto, secondo il disegno di Dio, oppure dimenticandoci del destino dell'uomo, ripiegandoci sulla realtà di questo mondo come se fosse totalizzante, ci fosse soltanto questa. E introduce adesso due immagini. La prima riguarda gli uomini, l'attività dell'uomo, poi parla dell'attività delle donne. E anche qui c'è un'alternativa. Ci sono due uomini che sono nel campo, uno viene preso, l'altro lasciato. Anche qui cerchiamo di chiarire bene il significato. Il verbo greco è paralambano, che significa uno viene preso, uno si lascia coinvolgere nella proposta di uomo nuovo, in questa venuta. L'altro lasciato, afiemi, vuol dire è lasciato indietro, è perso. Quando viene, esattamente come accadeva al tempo di Noè, ma adesso parla non del mangiare, del bere, dello sposarsi, parla della professione, che è bellissima, è importantissima, ma può essere pericolosa se diventa l'idolo, se uno non pensa ad altro e si sente realizzato quando ha avuto successo professionale. Gesù dice stai attento, guarda lontano. Possibilità quindi che uno venga preso, cioè venga coinvolto in questa proposta, e l'altro invece che sia perso, lasciato indietro. Il modo di svolgere le professioni è diverso. Tutti svolgono bene la loro professione, ma qualcuno non la assolutizza, sa che deve costruire qualcosa di bello nella sua vita,
ma sa che ha un destino e quindi inserisce la propria professione nella meta che lui vuole raggiungere, della meta che Dio gli indica. Può essere impiegata la professione per costruire il mondo nuovo, il mondo realmente umano che Gesù è venuto a portare, oppure la professione può essere portata avanti anche per opporsi a questo mondo. Uno viene coinvolto, l'altro viene lasciato indietro. Stai attento, sii vigilante, perché forse sei così stordito dal tuo successo che non ti rendi conto che il Figlio dell'uomo vuole entrare nella tua vita per introdurti nella realtà nuova. E poi l'attività delle donne. 2 donne macineranno alla mola, una viene presa, una viene coinvolta, l'altra invece no. Alle mie spalle ho posto 2 foto che sono molto belle, sono dell'Ottocento, quindi hanno quasi 2 secoli queste foto. La prima, quella che vedete sulla mia destra, vi presenta 3 donne, ma 2, osservatele bene, lavorano alla molla. C'è un manico di questa molla che le 2 donne si passano. C'è questa macina, la pietra che c'è sopra, che gira, mettono il grano dentro quel foro che c'è al centro e poi cominciano a girare la mola e si passano quel manico le 2 donne. Era l'attività che veniva svolta esattamente così al tempo di Gesù. Di queste mole ne hanno trovate tantissime del tempo di Gesù, fatte di basalto a Cafarnao, ma erano molto più antiche. Per esempio gli archeologi gesuiti che hanno lavorato a Tel Eilat el Gassul, che è una città del Calcolitico, 4000 a.C., utilizzavano già questo tipo di molla. Gesù riprende proprio questa immagine perché la preparazione della farina per fare il pane era un compito delle donne in tutto l'antico Medio Oriente, anche in Egitto. Gesù si riferisce quindi prima all'attività degli uomini, che a suo tempo era quella del lavoro nei campi, e poi all'attività delle donne, preparare il pane. Ci sono 2 donne, una si lascia coinvolgere nel mondo nuovo, l'altra continua col mondo antico, svolge la sua attività, ma questa attività portata avanti anche con successo, ma è ancora inserita nella logica vecchia, la logica per esempio della competizione, dell'arrivismo. E questo è il mondo antico, non è il mondo umano che Gesù è venuto a introdurre. Stai attento che tu puoi perdere la possibilità di una vita realmente nuova. Sulla mia sinistra vedete poi altre 2 donne che preparano il pane, anche questa è un'immagine molto bella e molto antica, molto significativa, perché vedete ciò che stanno facendo queste donne nell'Ottocento è ancora lo stile di preparazione del pane che era portato avanti al tempo di Gesù. La conclusione: vigilate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro viene. State attenti. State attenti perché potete essere così storditi dalle realtà di questo mondo, che sono bellissime, ma se voi li idolatrate, non siete più vigilanti, e quando il Signore vuole entrare a portare il mondo nuovo, voi non ve ne rendete conto. E il messaggio è rivolto a noi: vegliate. Quando sentite un richiamo nuovo attraverso la parola del Vangelo, il richiamo all'amore, al servizio, alla riconciliazione, alla pace, a non idolatrare i beni di questo mondo, condivisione, accoglienza. Ma questo è il mondo nuovo. Se voi non siete attenti, se voi siete storditi dal ripiegamento sulle realtà materiali, voi non siete preparati ad accogliere il Signore che viene. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa, adesso c'è un'immagine che forse ci disturba un po', il Signore che viene, e viene come un ladro. È un'immagine che è stata ripresa più volte nel Nuovo Testamento.
È un'immagine chiara perché il ladro non avvisa quando viene, quando sta per arrivare. E allora il padrone non può mai assopirsi, non può dormire neppure un istante, deve mantenersi sempre sveglio, sempre attento, altrimenti rischia di vedersi involare tutti i suoi averi. È un po' sorprendente il Signore che si presenta come un ladro, che sembra voler approfittare quasi del momento in cui l'uomo è impreparato per venirlo a visitare. C'è un campanello d'allarme, richiama l'attenzione Gesù sul pericolo di non accorgersi del momento favorevole, del giorno in cui il Signore viene. Lui viene come uno sposo per renderti felice, per portarti nella sua vita, perché tu unisca la tua vita alla sua e quindi una vita realizzata secondo il disegno di Dio. Ma se tu non ti rendi conto che è lo sposo che ti vuole coinvolgere nella gioia, allora per te diventa un ladro che scassina tutti quei progetti, scassina tutte quelle cassaforti in cui tu ritenevi di avere i tuoi beni. Noi lo sappiamo che coloro che hanno sbagliato la loro vita e l'hanno costruita pensando solo ai beni di questo mondo, un giorno considerano la venuta del Signore, perché alla fine c'è l'ultima venuta, quando Lui ci accoglie nella sua casa, magari un po' malconci, ma se uno pensava di poter portare con sé tutti i suoi averi, tutto ciò che ha accumulato, tutto ciò che ha idolatrato, no. Questi gli vengono requisiti alla dogana e allora lui pensa che il Signore sia un ladro, ma il Signore non è un ladro, è che tu devi lasciare qui tutti quei beni che tu pensavi fossero la realizzazione piena della tua vita. No, tu lascerai qui anche la famiglia, tu lascerai qui ciò che hai costruito, magari una bella casa. Sono cose belle, ma appartengono a questo mondo. Tu, se hai costruito la tua vita secondo la proposta nuova, che è quella del Signore, allora con te tu porti l'amore che hai costruito, la tua somiglianza con il Padre del cielo. La metafora del ladro, dicevo, è stata ripresa più volte nel Nuovo Testamento. Nella lettera ai Tessalonicesi, per esempio, Paolo dice: voi fratelli non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Voi tutti infatti siete figli della luce e figli del giorno, noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobri, siamo attenti. Ci vuole un cuore puro per mantenere costantemente viva questa attenzione, in modo da cogliere tutti i segni del Signore che vuole venire, vuole entrare nella nostra vita. La conclusione è proprio rivolta a noi, perché Gesù dice: anche voi tenetevi pronti. Gesù non vuole predire il futuro, invita a concentrarsi sul presente, su ciò che noi facciamo oggi. Il Signore viene, bisogna che ci prepariamo a questo cambiamento del mondo, che ci prepariamo a una vita rigenerata, una vita realmente rinnovata. L'invito all'inizio di questo avvento è scuotere la nostra coscienza, la nostra attenzione, in modo da non perdere l'opportunità di accogliere il Signore che bussa alla nostra porta e bussa soprattutto con la sua parola, con i segni dei tempi che Lui ci dà. Un buon inizio di avvento a tutti, una buona domenica e una buona settimana.